Sempre alla base di questo, quello che volevamo rappresentare, ok, al di là della kill chain, molti attacchi hanno il fattore umano alla base di tutto. Lo spoofing è una di quelle tecniche che ci consente appunto di ingannare l'utente. Ho messo DMARC, non so quanti, o comunque vabbè, facciamo un discorso in generale. Il DMARC è un protocollo di posta che va configurato sui domini e vi consente di non avere uno spoofing del dominio. Per essere più chiari, fa dei controlli sia sulla parte IP, quindi qual è per il mio dominio il server che è autorizzato a mandare la mail, sia fa dei controlli di sicurezza e di cifratura tramite chiave pubblica privata. Vabbè, non vi tedio. Però cosa succede? Il mio dominio ha dei controlli di DMARC, alla fine di questi controlli di DMARC posso avere delle azioni, non quarantine o reject. Riassumendo, se io non ho configurato bene il DMARC sul mio dominio, un attaccante potrebbe prendere e inviare una mail che il 90% delle persone, a voler essere buoni, non riconosce come malevola, ma la mail, io posso falsificare un dominio, cioè una mail. La mail vi arriva dalla tua azienda, posso dire dal nome dell'amministratore delegato, facendo un po' riferimento a quello che hai detto tu, la parte di ricognizione. Vedo chi è l'amministratore delegato, mando una mail dall'amministratore delegato a qualcuno dell'amministrazione magari e dico: inoltre la fattura, fai il pagamento per la fattura urgente. Lì il fattore umano ha un suo peso, perché magari l'utente si ritrova a dover fare una cosa d'urgenza, non controlla, non va nel dettaglio di vedere quello che è la mail. Quindi Magari è al venerdì alle 5, quindi il primo pensiero è ok, io lo devo fare adesso e basta perché me ne devo andare. succede il patatrack. E tra le altre cose, molte sono le aziende che noi troviamo che non hanno il DMARC configurato, quindi già non ce l'hanno configurato, molte ce l'hanno configurato in maniera errata tramite questa opzione qua. Quindi io configuro tutto, dico il DMARC ok, il DKIM ok, l'SPF ok, mi fa dei controlli. Se questi controlli falliscono, accetto comunque le mail, cioè nel senso non faccio nessuna cosa. Se invece applico quarantine, la mail malevola mi finisce nello spam, è quello che vedete poi nelle varie caselle di posta. Lo spam finisce perché c'è questa quarantine. Reject, non avete traccia di questa mail, quindi capite bene che già una configurazione del genere aiuta tantissimo nella risoluzione.